Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Sci e Zen. Io sono Marika Doria, consulente alla carriera scientifica e dottore di ricerca in scienze della formazione e della comunicazione. In questo video parleremo di 3 strumenti di intelligenza artificiale a supporto dei ricercatori. Come è noto, l'uso di ChatGPT sta rivoluzionando il modo di creare contenuti testuali. Tuttavia, questo strumento, se utilizzati per motivi di ricerca, potrebbe non essere funzionale, in quanto non consente di comprendere da quali fonti attinge le proprie informazioni. Se sei interessato sull'argomento, ti lascio in descrizione un link ad un articolo che ho scritto dedicato proprio a questa tematica. Ma parliamo di 3 strumenti che possono essere invece più funzionali proprio a supporto dei ricercatori. Il primo strumento del quale voglio parlarti è Consensus, che permette di scrivere una domanda di ricerca ed estrapola poi una sorta di risposta basata sulle evidenze, ovvero su tutta una serie di articoli riguardanti quella tematica. Unica controindicazione rispetto a questo strumento è che ancora non è in grado di rispondere a tutti i quesiti, motivo per il quale è necessario utilizzarlo con cautela. Il secondo strumento del quale voglio parlarti è Licit, che come il precedente consente di trovare della letteratura, stavolta non basato su domande ma semplicemente su keywords, che possono poi di conseguenza estrapolare tutta una serie di informazioni rilevanti per il tuo argomento di ricerca. L'ultimo strumento del quale voglio parlarti, forse più complesso, è Research Rabbit, uno strumento che ti consente di individuare attraverso delle keywords tutta una serie di articoli e di autori relativi a quelle tematiche attraverso poi quella che è un'analisi dei network oppure una timeline. Lo strumento è molto intuitivo e consente anche di collaborare a collezioni di articoli con altri ricercatori. Un altro fattore importante di Research Rabbit è la possibilità di ricevere alert personalizzati sulla propria email e quindi di rimanere sempre aggiornati su una determinata tematica. Volendo trarre alcune considerazioni in merito a questi strumenti, potremmo dire A. Che il ricercatore non viene sostituito in alcun modo da questi strumenti di intelligenza artificiale, in quanto supportano preliminarmente la revisione della letteratura, ma non riescono a sostituire la metodologia di ricerca scientifica. Perché? Perché questi strumenti, basandosi sulla tecnologia del deep learning, si evolvono costantemente e quindi da una parte noi non comprendiamo in che modo vanno ad analizzare la letteratura e in secondo luogo, qualora noi dovessimo utilizzarli come strumenti oggi, non è detto che domani un altro ricercatore con la nostra metodologia ottenga gli stessi risultati, proprio perché l'intelligenza artificiale impara di volta in volta e quindi aggiusta il tiro in merito ai suoi esiti. Un ultimo punto è poi il fatto che l'intelligenza artificiale è di per sé un vantaggio competitivo per i ricercatori che la utilizzano rispetto a coloro che invece non la usano e di conseguenza sarebbe buona norma esplicitare all'interno dei propri studi o degli articoli scientifici l'uso di questi strumenti.